C'è un tema che torna spesso nei discorsi di chi ama i bellissimi territori italiani, magari il proprio territorio, ed è quello della rinascita dei paesini. È un'idea romantica che parla al cuore di chi ha magari nostalgia di luoghi di infanzia o sogna una vita diversa, lontana dal caos cittadino. Ma è anche un'idea che, se non è accompagnata da una visione strutturata e realistica, non può che rimanere un sogno irrealizzabile. Spesso accade che un evento isolato, come la nascita di un bambino, dopo molti anni in un paesino con pochissimi abitanti, venga celebrato come un simbolo di rinascita. Finalmente qualcosa cambia, il paese rinasce, si legge solitamente sui giornali locali. Ma è davvero così? Sfortunatamente i numeri ci dicono altro. Prendiamo un esempio concreto. Immagina un piccolo paese con 50 abitanti, di cui magari la maggior parte ha un'età superiore ai 60 anni. Se in questo paese nasce un bambino, è una bellissima notizia, ma è sufficiente per invertire la tendenza al declino demografico? La risposta ovviamente è no. Basta fare un semplice calcolo. Se un paesino con 50 abitanti registra una nascita ogni 5 anni, per arrivare a raddoppiare la popolazione ci vorrebbero circa 250 anni, supponendo che nel frattempo nessuno se ne vada e che non ci siano decessi. Cosa piuttosto irrealistica, no? La vera rinascita di un paese non può basarsi su episodi isolati. Non bastano neppure iniziative estemporanee come una sagra estiva o qualche evento organizzato dalla Pro Loco per invertire una tendenza che si è consolidata negli anni. Ciò che manca sempre è una visione a lungo termine basata su interventi strutturali e investimenti mirati. Quali sono le cose che possono davvero fare la differenza? Eccone alcune: infrastrutture moderne, lavoro locale, piani abitativi, servizi per le famiglie e anche marketing territoriale. Sono processi che richiedono tempo, progetti seri e investimenti adeguati. Di questi argomenti e di tutti gli approfondimenti collegati parliamo da tempo su questo canale, quindi se ti interessa l'argomento ti invito a mettere un like a questo video per renderlo più visibile e condividilo anche con chiunque possa essere interessato all'argomento. Per non perdere i prossimi, ricordati anche l'iscrizione al canale. Per cercare di risolvere i problemi dei piccoli paesi è fondamentale cambiare il modo in cui si affronta il problema. Bisogna smettere di aggrapparsi a segnali isolati come la nascita di un bambino e iniziare a ragionare in termini di visione strategica. Questo significa accettare che alcune aree non possono più essere abitabili e, anziché sprecare tempo e spendere soldi pubblici senza ottenere alcun beneficio, è molto meglio concentrare gli sforzi solo su quei pochi paesi che hanno veramente un potenziale di crescita. È inutile illudersi e farsi condizionare dalle emozioni, bisogna guardare la realtà. È difficile accettare che il paese in cui siamo nati o dove abbiamo trascorso le estati stia lentamente sparendo. È difficile accettarlo, però negare la realtà non aiuta. L'amore per il territorio può trasformarsi in azioni utili solo se si ha il coraggio di affrontare il problema con realismo. La rinascita dei paesini è una sfida complessa che richiede molto più di speranza e buone intenzioni. Non bastano eventi sporadici o episodi isolati per invertire una tendenza consolidata. Servono investimenti, piani a lungo termine e una visione realistica. La maggior parte dei piccoli paesi non potrà mai rinascere, bisogna farsene una ragione. Quindi, la prossima volta che leggeremo di un bambino nato in un piccolo paesino, celebriamolo pure come una bella notizia. Ma ricordiamoci anche che per trasformare questo evento in un segnale di vera rinascita ci vuole
molto di più. Ci vogliono realismo, impegno, competenze, pianificazione e ovviamente soldi. Non dimenticare un like a questo video, la condivisione e l'iscrizione al canale Rurale Digitale. Il prossimo video che ti consiglio è questo.